Grazie. Yeah, so the fear of the neighbor, I think that's an exclusively U.S. thing. We're paranoid. You know, I was just telling my wife, you know, we're scared. Let our kids go into the backyard. Our backyard is fenced, and you know, you can see them in the backyard. She's scared to watch them go out in the backyard. When I was a kid, my parents used to be back at dinner time at 6:30. La paura dei vicini credo che sia un terrore, una paranoia, perché non siamo paranoici in questo senso, esclusivamente nostra, statunitense. Io so che mia moglie con i nostri figli abbiamo tutto il nostro cortile, il famoso backyard, il cortile dietro la casa, tutto bello recintato, alto, e c'è questa cosa. Io mi ricordo che quando ero ragazzino io invece l'unica cosa che mio padre mi dicevo, mia madre si torna alle 6:30 per la cena, e questo era quando non c'erano altre cose dei genitori. Yeah, no, you know, my wife is a PhD, she's extremely brilliant, and I cannot convince her that the statistics have not changed, you know, from when I was a kid. I can show it to her, and it doesn't matter. I say the same chance that I would have gotten snatched off my bike when I was a kid, that has not changed, and yet we're scared to even let them go in the other room. Oh my God, what happened to them? I mean, it's pervasive, it's sad, you know. E vi assicuro che mia moglie, la quale è quella particolarmente spaventata e preoccupata, è una PhD, è una donna molto intelligente, eppure non riesco a convincerla in nessun modo che da quando ero ragazzino io potevo girare liberamente e tornare alle 6:30 per cena a oggi, che siamo tutti dentro un bel recinto alto, le statistiche in merito ai rapimenti di bambini in bicicletta o che giocano nel cortile non sono cambiate. Quindi vuol dire che non c'è stato questo terribile aumento, no, di rapimenti o di male fatto ai bambini. Però non riesco a convincere, ho mostrato le statistiche e non riesco a convincere. Yeah, I mean, where we live, there was like a person murdered in 1984, like by some guy, and nothing has happened since. No one, I don't even think there's been a car stolen, and we are absolutely still paranoid. Oh, what's going to happen? Devo dire che dove viviamo noi, l'ultimo fatto grave è successo nel 1984, un uomo venne assassinato. Dopodiché credo che non ci sia stato neanche un furto d'auto per tutti questi. And you know, there was this story that Hitchcock either wrote it or was interested in making a movie about a girl who was being followed. She thought she was being followed, and she's on the bus and she feels scared, and she gets off the bus, she thinks she's being followed, she walks down the street, she thinks the person in the crowd's following her, she runs down an alley, she thinks they're coming, she's trying to hide, she hears footsteps, and she pushes open the door, she sees the door, she opens the door and closes the door, and then she's hiding in the door, and she turns around, and inside that room are all these kind of ghoulish, fiendish guys who are just having like a drunken game, and she's like, oh no, and she can't get out. And the irony of her paranoia had actually took her to the nightmare place. A little bit of that inspired kind of their journey into the country. Allora, non mi ricordo se l'ha scritto Hitchcock o intendeva scriverlo o farlo, non mi ricordo come è andata la storia, ma c'era una specie di plot, di trama circa una ragazza che credeva di essere seguita da qualcuno, seguita per le strade, allora sale su un'autobus, immagina che sull'autobus qualcuno può mettere se osservando e seguendo, allora scende, arriva per strada, si sente seguita, entra in piccolo, si sente seguita, si nasconde, sente i passi, poi arriva finalmente alla porta di casa, apre la porta di casa, sicura di essere seguita, chiude la porta di casa e si trova tra una colita di diavoli, di personaggi insomma demoniaci che stanno lì a casa sua e che bevono e che sono pericolosissimi per lei. Insomma, questa storia è stata tutta nell'ironia del fatto che la paranoia di questa ragazza l'ha portata poi alla fine nel posto vero e proprio dell'incubo, ed è un po' questo il senso che io volevo dare quando c'è quella passeggiata in campagna, no? Questo fuggire che porta a We went to, as we were shooting, we went further and further into the country. E man mano che giravamo ci addentravamo sempre di più nella campagna. And by the time we got out to, movies, I don't know what's the time for this, way out there, there was a house that we were shooting at where the two boys get shot. E poi man mano che andavamo avanti, siamo andati avanti, si stavamo andando non si sa dove, nel paese di non si sa dove, alla fine abbiamo trovato questa casa che è quella che vedete poi nel film dove vengono uccisi, sparati due ragazzi. And
And the guy that lived in this house, he'd like never gotten out of this house. E il tizio che viveva in questa casa praticamente non era mai uscito di casa, stava sempre lì. And he wanted to meet the person in charge. He doesn't watch movies or anything like that. He wanted to meet the person in charge, so they brought me forward. E lui voleva, dato che non aveva mai visto un film in vita sua, voleva incontrare il responsabile della cosa e hanno portato me a parlare con il tizio come responsabile della cosa. This is like a little old white guy. He just was looking at me with complete disbelief. Questo vecchietto con capelli bianchi, appunto vecchio, mi guardava completamente incredulo. And he actually quote, "Are you the guy that makes all the money?" E mi ha detto, dico le parole esatte, sei tu quello che fa tutti i soldi da questa cosa? And also, within 2 hours, a gigantic cross was erected on their lawn. For real. They put a, No, vi dico la verità, è una cosa reale, non è uno scherzo. Nel giro di 2 ore avevano praticamente eretto nel campo lì, sul terreno, una croce gigantesca. Yeah, he was scared by what we were doing. Aveva paura, era spaventato da ciò che ci vedeva fare. So he and his family chopped down trees and made a huge cross. Per cui hanno tagliato tronchi d'albero e hanno creato proprio nel brevissimo tempo questa enorme croce. And they prayed for, I guess, our spirit. You to go away. Hanno pregato non so di che cosa e l'attore dice che tu te ne andassi. Mark was my ambassador. I did. Ambasciatore. They came to me and they said, "What are you guys doing? This is an evil movie." I said, "No, I go to church every Sunday." Però sono venuti a me e mi hanno detto, I said, "Trust me, if this was evil, I wouldn't be here." mi hanno detto, ma come che state combinando, che state facendo, questo è un film maledico, diabolico? Ho risposto, no, io vado a messa tutte le domeniche, se fosse un film diabolico non parteciperei. And I told them to have faith, and then she made us cookies, which was very nice. Ho detto loro di aver fede e loro ci hanno fatto i biscotti, la signora ci ha fatto i biscotti, cosa molto carina. In that house, when we went into that house, Quando siamo entrati in quella casa, on the lamp was the skin of their cat. They had la lampada era ricoperta della pelle del loro gatto che era morto. They cut it and it was hung. L'hanno tagliato, aperto, rinsecchito e messo bello sulla I lampada. didn't touch anything. Io non ho toccato nulla, I was wondering where the wife was. Mi chiedevo dove fosse la moglie. Yeah, but that was something that naturally happens, the kind of fear. È una cosa che è successa naturalmente, quel tipo di paura che ti prende. So it's really easy to imagine that in a crisis situation, if I pulled up with my family and said, "Hey, can we have some food?" then there'd be a gun. Quindi potete immaginare una situazione di crisi, la nostra è una situazione naturale, noi eravamo tranquilli, non ci premeva niente a nessuno, immaginate invece la scena di quando quella famiglia arriva affamata con 2 ragazzi in una crisi, pieni di terrore che stimola il terrore dell'altro, può partire davvero la fucilata. My dad once, he was lost and he went to ask directions. He pulled into a driveway. Yeah, my dad. Mio padre una volta si era perso e quindi si è entrato in un piccolo vialetto in una casa per chiedere informazioni. And there was a southern flag, from the Confederate flag hanging from the window. And my dad, He should have known, but he didn't know. E mio papà non lo sapeva, ma da una delle finestre di quella casa veniva sventolata una bandiera della Confederazione. And the guy opened the door with a gun. E il tizio ha aperto la porta di casa quando mio padre ha suonato con una pistola in mano. My dad's a physician. He drove in a Mercedes with a Mio suit. padre è un medico, era arrivato lì sul vialetto di quella casa con la sua Mercedes, tutto vestito. And then the wife was screaming, "Leave, leave." E l'altro gli diceva vattene, vattene. Well, I have a very strong faith in God, Jesus, but having 2 small children, anything happened to them, I'm very paranoid about that as well. But other than that, I can't fear the unknown. I just try to enjoy life and live it to the fullest. That's all I can do. Devo dire che io ho una forte fede religiosa, credo in Dio, credo in Gesù, avendo però 2 bambini piccoli ovviamente tutto quello che mi terrorizza è qualsiasi cosa possa accadere loro. Detto questo però non sono uno che ha paura dell'ignoto, dello sconosciuto, cerco di godermi appieno e quanto più possibile la vita. And I have a fear of turning into Burt Reynolds. That's my only L'unica paura che mi posso trasformare in Burt Reynolds. Grazie, scusate se il tempo